Ciao a tutti, come fare in modo che qualcuno ti ricordi per tutta la vita? Allora, se noi vogliamo entrare nell'anima, perché per essere ricordati per tutta la vita dobbiamo entrare nell'anima di quella persona, come dobbiamo fare? Beh, si dice che ad esempio il primo amore non si scorda mai. Perché il primo amore non si scorda mai? Perché intanto è stato il primo, eh, ma al di là di questo, che poi è un modo di dire effettivamente, la cosa è che noi ci ricordiamo sempre delle persone che ci hanno dato una forte carica emotiva, che ci hanno cambiato in qualche modo, che sono penetrati dentro la nostra anima, che ci hanno generato o forte, come dire, piacere o forte sofferenza. Queste sono le due cose che non si dimenticano mai. Ora, come dire, da un certo punto di vista si ricordano di più quelle che ci hanno generato forte sofferenza, perché tu puoi aver fatto tantissime vacanze, belle, piacevoli, però magari col tempo, sì, le ricordi, ma i ricordi affievoliscono, insomma, alle volte poi si dimentica. Ma se in una di queste vacanze hai rischiato di cadere con l'aereo, lo tsunami ha rischiato di travolgerti, quella vacanza lì te la ricorderai per sempre. E così capita con le persone. Ovviamente persone che ti hanno generato forte sofferenza te le ricorderai sempre. Esperienze di forte sofferenza te le ricorderai. Il problema è che però la sofferenza viene etichettata dalla parte logico-razionale come negativa. Quindi ti ricordi di quella persona, ma come dire, te ne ricordi male, no? Cioè, se uno ha avuto una grave esperienza, un'esperienza scioccante, si ricorderà, ma darà un'accezione negativa, a meno che non avvenga il ribaltamento, la sindrome di Stoccolma, diciamo così, no? Che ti innamori del carnefice. Però, per farci ricordare in positivo, e quindi sarà sempre un po' meno del negativo come cosa, dobbiamo imparare a emettere, diciamo, dei condizionamenti emozionali, cioè dobbiamo dare delle emozioni molto forti e poi paradossalmente chiudere la relazione quando nel momento migliore, diciamo, quando quella persona è coinvolta, perché non chiudiamo la Gestalt. Perché quando è che noi ci dimentichiamo? Quando l'emozione si consuma. È quello che avviene anche da bambini, fondamentalmente nell'imprinting, no? Le cose che ci ricordiamo sono praticamente le emozioni che non sono state consumate, che non sono state espresse. Un'emozione che non viene espressa ce la ricordiamo. Quando un'emozione viene espressa non ce la ricordiamo più. E quindi è importante saper dare le giuste emozioni in una relazione sentimentale affettiva, ma non lasciar consumare, cioè non far sì che questa relazione vada a morte naturale, cioè la relazione finisca fondamentalmente, finisca per esaurimento. Ecco, quelle relazioni che finiscono per esaurimento non te le ricordi più, passano, perché si è già consumato tutto il carburante, si è già consumato tutta la benzina. Quindi se vuoi far sì che una persona ti ricordi per sempre, o comunque per tempi molto lunghi, devi, diciamo, interrompere la relazione quando c'è da parte dell'altra persona ancora un coinvolgimento emotivo. Interrompere senza spiegazioni, sparire, è quello tac, flasha. È ovvio che, come dire, uno dice, ma che mi frega di fare una roba del genere? Beh, lasci un segno se tu non sei più poi interessato. Comunque, facendo le cose in questo modo, puoi anche recuperare. Certo che se la relazione la fai esaurire, oramai non riesci più a recuperare. Questo comunque è l'unico modo per rimanere impressi in qualche modo nel cuore di quella persona. Ovviamente, per tenerti le porte aperte, devi dare delle giustificazioni anche logiche. Cioè, magari puoi dire, guarda, mi devono trasferire per lavoro in America, faccio un esempio, e devo lasciarti. Oppure, non lo so, puoi inventarti qualche cosa volendo, no?
allora quella relazione lì resterà, tu resterai nel cuore di quella persona e avrai potenziale ancora per tanto tempo. Anzi, spesso succede che più ti allontani, più la persona si dice si infertizza, cioè tu aumenti il potenziale di coinvolgimento nei confronti di questa persona. Cioè meno sei presente, più si innamorerà di te, più si coinvolgerà di te, più ti amerà. Questo almeno per un bel po' di tempo. Poi piano piano la cosa affievolisce un po', per cui magari ogni tanto bisogna fare un ritorno, insomma. Ed è poi più o meno, se ci pensi, la tecnica che usano i narcisisti quando fanno il ghosting, che si allontanano, è un po' quella poi alla fine. Beh, e questo comunque è quello che devi fare per farti ricordare per sempre da una persona, per un tempo comunque molto lungo. Bene, per questo video è tutto, iscriviti al canale, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!